Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come risolvere il problema dei 4 tappi posti all'estremità del termosifone quando iniziano a gocciare. E lo vediamo subito dopo la sigla. Buona visione! Ok ragazzi, iniziamo con l'intervento più semplice da fare. Per il momento non smontiamo il termosifone, ma bensì andiamo a chiudere valvola e detentore. E vi ricordo che valvola e detentore si chiudono in senso orario, sia se li avete a sinistra sia se li avete a destra. Bene, chiudiamo la valvola e il detentore. Leviamo il tappino e con una chiave a brucola lo chiudiamo. Chiusi tutti e due. Ora bisogna individuare bene dov'è la perdita, perché potrebbe non essere il tappo, ma dove è avvitata la valvola. E vi spiego subito il perché. Se la perdita è qui dove è avvitata la valvola, l'acqua scenderà, colerà qui e a questo punto che goccerà. Quindi prendiamo un pezzo di carta, asciughiamo bene dappertutto e metteremo un dito qui, in questo punto. Se vediamo la goccia che cade e il dito asciutto, allora è il tappo. Altrimenti, se il dito risulterà bagnato, vuol dire che la perdita invece è in questo punto qui. Quindi una volta che siamo sicuri che è il tappo che goccia, se avete a disposizione una chiave 30x32 o altrimenti lo possiamo fare con una poligrip, andremo a stringere appena appena il tappo del termosifone. Ho fatto queste due lineette nere per farvi vedere di quanto bisogna stringerlo nel caso fosse lento. Inseriamo la chiave e lo stringiamo un po'. Ecco qui. Fatta questa semplice operazione, andiamo a riaprire valvola e detentore. Se non perde più, allora evidentemente era soltanto lento. Se continua a gocciare, vuol dire che la guarnizione è proprio andata e bisognerà sostituirla. Bisogna innanzitutto svuotare e smontare il termosifone. Vi lascio qui su in alto nelle schede questo video, dove vi mostro come smontarlo e rimontarlo. E ve lo lascio anche nelle schermate finali. Una volta svuotato e libero da valvola e detentore, così come lo vediamo attaccato alla parete, lo prendiamo e lo posizioniamo in terra, così. Adesso, per spiegare meglio il senso dell'avvitatura dei tappi, vi segnerò qui la parte alta, bassa, destra e sinistra del termosifone. Guardando il termosifone da davanti, sia i tappi sinistri che i tappi destri si svitano dall'alto verso il basso, tutti e 4. Riposizioniamo il termosifone in terra e iniziamo a svitare la parte della valvola e detentore che rimangono avvitati al termosifone. Dunque possiamo trovare due tipi di codoli. Alcuni hanno bisogno di una chiave a brucola per essere svitati, invece come in questo caso abbiamo due piccole sporgenze. Vendono una chiave apposta per smontarli, però io l'ho sempre fatto con il pappagallo. Prendiamo la parte più piccola del manico e la inseriamo qui. A proposito, i codoli delle valvole e la valvolina di sfogo si svitano, a differenza dei tappi del termosifone, sempre in senso antiorario, in questo modo qui. E lo andiamo a svitare. Ecco qui. Svitati i due codoli delle valvole, svitiamo anche la valvolina di sfogo con una 17. Ecco qui. A questo punto svitiamo tutti e 4 i dati, dall'alto verso il basso. Ora, se vogliamo sostituire solo le guarnizioni, basterà togliere queste vecchie e usurate e metterle delle nuove, le semplici guarnizioni per termosifoni. Altrimenti, se vogliamo cambiare tutti e 4 i tappi nuovi, dobbiamo comprare un kit come questo qui. Un pollice per 3 ottavi. 3 ottavi sarebbe la misura del buchino, dove va valvola,
detentore e valvolina di sfiato. Questi hanno già la loro guarnizione innestata. Sono tutti e 4 forati perché a 2 ci va valvola e detentore. Dall'altro lato a uno ci va il tappo e a un altro ci andrà la valvolina di sfiato. Ed hanno tutti e 4 delle lettere impresse. S sta per i 2 tappi di sinistra e D per i 2 tappi di destra. Così non potete sbagliare quando li avvitate al termosifone. Bene, avvitiamo i tappi di sinistra, stavolta dal basso verso l'alto, e quelli di destra sempre dal basso verso l'alto. E iniziamo a stringere quelli di sinistra. Piano piano, senza rovinarli, mettiamo bene la chiave e stringiamo. 1, 2. Poi avvitiamo la valvolina di sfiato facendo attenzione che il forellino stia nella parte bassa. Così, leggermente in basso, leggermente così verso di noi. Sempre nella parte destra avvitiamo il tappo, in basso. E adesso andiamo a riavvitare i 2 cotoli delle valvole che hanno già la loro guarnizione. Se non c'è o è rovinata, basterà mettere un po' di canapa o teflon. Dunque, siccome i tappi di sinistra si stringono dal basso verso l'alto, invece il cotolo della valvola viene stretto in questo verso, quando la stringeremo forte bisognerà tenere il tappo per contrastare la forza. Così, sia per il detentore che per la valvola. Ok ragazzi, una volta stretto tutto per bene, andremo a riappendere il termosifone alla parete e lo andiamo a riavvitare a valvola e detentori, facendo sempre riferimento al video che vi ho citato all'inizio su come smontarlo e rimontarlo. Adesso un piccolo consiglio ragazzi, ho comprato questa chiave da 4 euro solo ed esclusivamente per provarla e testarla in questo video, ma non ve l'ho fatta vedere perché è resistente sì, però ha un piccolo difetto, non ha la chiave dei millimetri 30. Ora, siccome i tappi dei termosifoni possono essere 30 ma anche 32, se la comprate non ci fate niente. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo nel prossimo lavoro fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!